Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questa playlist mi propongo, per quanto mi è possibile, di rispondere alle domande degli utenti di YouTube. Pertanto, se hai qualche richiesta particolare su Excel o qualche dubbio, non esitare a chiedere qui sotto nei commenti. Non appena avrò un po' di tempo, cercherò di risponderti. La richiesta di un visitatore del mio canale, che ringrazio molto, è la seguente. Ho una tabella con 20 colonne che in futuro potrebbero anche aumentare. Vorrei evidenziare i duplicati presenti in ciascuna colonna separatamente, senza dover inserire per 20 volte la formattazione condizionale valori duplicati. È possibile ottenere questo risultato in maniera più rapida? Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provare tu a trovare una strategia risolutiva. In alternativa, continua a seguirmi. Ti propongo una possibile soluzione subito dopo la sigla. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. Per rispondere alla domanda, utilizzo questo esempio, in cui ho inserito 6 colonne di dati variabili contenenti i nomi di 9 colori. Se ti interessa la formula che ho utilizzato per inserire i colori, la puoi leggere nella barra della formula. La formattazione condizionale valori duplicati non funziona, poiché ovviamente viene presentato come duplicato, ad esempio arancione, un dato presente su colonne diverse, ma non è quello che vogliamo. Utilizziamo dunque per questo intervallo una formattazione condizionale con formula. Selezioniamo Nuova regola ed utilizziamo l'ultima opzione, la sesta. Utilizza una formula per determinare le celle da formattare. A questo punto inseriamo la seguente formula. Uguale conta se, apriamo la parentesi tonda, selezioniamo l'intervallo B2-B8 e premiamo il tasto F4 per bloccare solamente le righe. A questo punto premiamo punto e virgola e selezioniamo la cella B2, premendo successivamente 3 volte il tasto F4, in modo da rendere il riferimento relativo. Chiudiamo ora la parentesi tonda e digitiamo maggiore di 1. La formula inserita conta quante volte il valore contenuto nella cella B2 compare all'interno dell'intervallo B2-B8. Se il risultato della formula sarà maggiore di 1, cioè nel nostro caso se il colore azzurro comparirà più di una volta, il colore della cella cambierà a seconda delle nostre scelte, ad esempio lo faremo diventare arancione. Confermiamo con OK e di nuovo con OK. In questo modo, con una sola formula, saranno immediatamente evidenziati i duplicati colonna per colonna. Per comodità ti scrivo la formula in questo intervallo di celle, in modo che tu possa utilizzarla facilmente, riadattandola opportunamente alle tue esigenze. Ricordati che quando applichi questa formula è molto importante bloccare i riferimenti nel modo corretto, poiché in questo primo riferimento aver bloccato la riga e non la colonna ci permette di estendere la formattazione verso destra, mentre nel secondo argomento della funzione conta se, l'aver lasciato il riferimento relativo ci consente di estendere la formattazione verso il basso. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se tu per caso avessi trovato un'altra strategia risolutiva, ti invito a scrivermelo nei commenti. Se ritieni che questo video sia stato utile, ti invito a mettermi un like e a condividerlo con gli amici. Se invece hai qualche richiesta particolare, scrivimi qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti risponderò. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!